Partiamo vedi il pallone che arriva a Rafa, Sì. va sul fondo, cosa pensi? Mi butto dentro per prenderlo? Io ho detto dai, provo e vediamo cosa succede. È una sensazione incredibile, mi vengono pelle d'oca quando ci penso. Rafa la mette in mezzo, gol, Semedo! Il Milan è leggenda, realtà e sogno, passato, presente e futuro, che si fondono nel cuore e nella mente di giovani calciatori che entrano qui da visitatori e hanno l'ambizione di non uscire più da queste mura, perché vuol dire aver lasciato un segno nella storia di questo club. Benvenuti al Museo di Casa Milan e bentornati a Homegrown, dove la regola è raccontarvi e raccontare la storia di ragazzi cresciuti con il rossonero addosso. Esistono però nella vita come nel calcio anche le eccezioni, ovvero quei momenti in cui si va oltre la regola. Giancarlo Simic non è cresciuto a Milano ma a Stoccarda in Germania, però un giorno di dicembre del 2023 ha deciso di cambiare la regola. Ecco perché la sua storia vale la pena di essere raccontata. Quando ero piccolo, proprio un bambino, ho giocato vicino a casa mia, dove il mio papà era il mio allenatore. Under 12, Under 13 ho giocato al Stuttgart Kickers, è una squadra... Lo dici sicuramente meglio di me, quindi dico tu il nome. È una squadra Serie D tedesca, però gioca spesso contro le squadre della Bundesliga. Alla fine dell'Under 13 è arrivata la chiamata dello Stoccarda e io ho passato l'Under 14 fino all'Under 17. When Giancarlo arrived at the first training, I saw that he's different from almost all the other players. Being at this team, giving every day the best, and not every training day, also the day offs, he made much more than lots of the other players, and I think that's the difference. And now he became a leader in my team. And for example, when we had some tournaments in whole Germany, it wasn't any difficult for me because he managed the whole team. He looked at when we had lunch, all the table was cleaned and everything was fine with the team, and so it was very perfect for me. That's very special for us and very different for a kid in 11 years old. And that's when I recognized that it's not even his mindset, it's also his leadership, what was special for him, and what I'm very happy that this way is going to the professional football. And so I can tell everybody now, having the right mindset is perfect for becoming a profi. La particolarità è che tu sei cresciuto in Germania come tuo papà, ma i tuoi parenti sono serbi. Io sono cresciuto in Germania, sono andato in scuola lì, ho fatto il mio percorso in Germania, però a casa parlo anche serbo per i miei genitori. E ti senti molto legato alle nazionali? Tu stai giocando con l'Under 19 serba, hai fatto tutta l'altra fila, quindi ti senti molto legato, no? Sì, è giusto, perché io ho iniziato a giocare per la Serbia in Under 16. Lì ho fatto la mia prima partita per la nazionale. L'anno scorso siamo andati a Israele a fare l'europeo e siamo arrivati terzi. Il mio sogno è arrivare in nazionale maggiore, perché questo è un mio obiettivo. Spero di raggiungerlo. Senti, dello Stoccarda, mi dicevi della Bundesliga, sei stato poi dai Kickers, sei passato allo Stoccarda, quindi la squadra più importante della città, sì. E lì ti ha notato il Milan. Che ricordi hai di quei 2 anni, se non sbaglio, che sei stato con lo Stoccarda? Sì. No, a Stoccarda sono stato 4 anni, Stuttgart Kickers 2 anni, quindi era dopo l'europeo, sono stato in palestra, sul telefono ho ascoltato la musica e mio papà mi scrive ti vuole il Milan. Io l'ho chiamato, non credevo, l'ho detto anche il Barcellona, Real Madrid, stavo scherzando. E lui mi dice no, veramente, ci hanno chiamato, vogliono comprarti, farti giocare al Milan. Io non credevo, perché qua c'erano tutti i miei compagni, mi stavano guardando e dovevo fare finta che non c'è niente, perché non potevo dire niente ancora. Però sono stato molto, molto contento, però anche un po' nervoso, perché è un passo grandissimo, in un altro paese, altra città dove si parla un'altra lingua, però alla fine sono contentissimo che
sono venuto qua. Ti hanno seguito qua i tuoi familiari? È bello dirlo Sì, questo perché sì. vivono qua anche loro adesso? Io ho una piccola sorella. sorella? Sì, una piccola sorella, ha 8 anni. Mio primo mese qua ho passato in convitto perché i miei genitori stavano cercando un appartamento qua vicino a Milanello. È molto, molto importante avere qualcuno con chi puoi parlare in persona. È importante avere Sì, la famiglia con sì, sé, certo, sì. certo. È così molto meglio per me. Carlo, abbiamo parlato dell'inizio della Germania, di Stoccarda e di come, mi hai raccontato anche in maniera molto vivida come hai appreso la notizia di venire al Milan. Poi arrivi a Milano, Sì. tutti compagni nuovi, ambiente completamente nuovo, raccontamelo un po' come l'hai vissuto tu. All'inizio pensavo il Milan tutto grosso, mi hanno detto che tra poco arriva il nuovo centro sportivo per la primavera, adesso se lo guardi adesso, incredibile. Qualcosa di grande, hanno fatto, Grandissimo, incredibile. All'inizio stavo provando a parlare in inglese con qualche compagno, però... Però mi raccontavi che tu con le lingue già a scuola avevi una marcia in più, no? Sì, in scuola ho imparato il francese, il spagnolo, l'italiano l'ho imparato tra un mese e mezzo. Che è una cosa incredibile per un ragazzo che viene dalla Germania. No, quando sono stato in convitto ho avuto tanto tempo libero, prima dell'allenamento 2 ore, dopo l'allenamento 2-3 ore, e così impari veloce. Tu sei arrivato negli ultimi giorni di mercato, fine agosto. Sì, erano già giocate 2 o 3 partite in campionato e mi ricordo siamo andati in area video 45 minuti, quello non conoscevo perché in Germania non si fa così, lo fai 10 minuti, 15 minuti al massimo, ti fanno vedere qualcosina e basta, però qua 45 minuti sono stato nell'area video e non ho capito niente. E da lì hai detto devo imparare subito. Devo capire, perché se facciamo 2 volte a settimana facciamo il video, devo capire, è molto importante. Se voglio giocare è anche una cosa del rispetto, non solo per i compagni, però anche per la società, per il paese, e per quello dovevo imparare molto veloce la lingua. Allora Carlo, siamo dentro la Palazzina Primavera. Qui ti dicevo, hai passato tanto tempo, ti sei allenato tanto, qui ci sono anche le immagini, e le abbiamo viste anche prima, di ragazzi che come te sognavano di arrivare in prima squadra e ce l'hanno fatta. Dammi un po' un occhio, dimmi un po' chi ti rimane di più di questi ragazzi, magari qualcuno ancora, ad esempio c'è Matteo Gabbia, c'è Tommaso Pobega, qualcun altro è un grandissimo giocatore e poi c'è anche una persona particolare per te, no, tra questi ragazzi. Un certo Ignazio Abate, no, che è stato il tuo primo allenatore al Milan. Sì, Mister Abate numero 1. Lui mi ha fatto vedere come si gioca a calcio qua in Italia, molto più sul livello tattico. È lui che mi ha preparato per il grande passo verso la prima squadra. Grazie anche a lui che sono stato così pronto per giocare in Serie A. Ha avuto un impatto dal mio punto di vista di grande personalità, un ragazzo molto maturo per l'età che ha, si è calato subito nella realtà, ha imparato subito la lingua, lì la dimostrazione della serietà, dell'ambizione di un ragazzo. Si è dimostrato subito un ragazzo molto serio, molto preparato, ambizioso. Dal punto di vista fisico si è notato subito che aveva una grandissima forza, anzi dovevo frenarlo molto, era tutti i giorni a pompare in palestra. Io ho detto che non aveva bisogno così frequentemente, quindi arriva 2 ore prima al campo, va via 2 ore dopo, un ragazzo già molto maturo. Dal punto di vista della mentalità non me l'aspettavo così tanto continuo per l'età che ha. L'anno scorso è partito benissimo, ha avuto un momento di calo verso la fine, però poi è ripartito quest'anno, ha fatto un grande ritiro, un grandissimo inizio di stagione, è passato in pianta stabile in prima squadra e nonostante ciò riesce a tenere un certo equilibrio a livello mentale che per i ragazzi è determinante ma non è semplice e scontato, quindi sono contento, deve continuare così con questa mentalità, con questa umiltà soprattutto e per noi vederlo in altri palcoscenici è una grande soddisfazione, ci riempie di orgoglio. Vedendo questi giocatori, chi è diventato grandissimo nella storia del Milan, chi comunque ha fatto il suo percorso in prima squadra, mi viene in mente il momento in cui Mister Pioli ti convoca la prima volta in prima squadra, addirittura arriva il momento in cui scendi in campo e incredibilmente arriva anche il primo gol. Devi raccontarmi un po' queste emozioni perché penso che siano state tanto da vivere anche per te, no? Difficile forse da raccontare. Già sapevo prima che devo essere prontissimo perché era una situazione difficile
Mi hanno già detto prima in settimana negli allenamenti, stai pronto che... C'era la possibilità, no? Sì, c'è la possibilità in ogni minuto che succede qualcosa. Era il 20° minuto quando si è infortunato Pobe. Mi hanno detto dai Gianca, riscaldati, ho fatto 2 corse e sono già entrato. Era un'emozione incredibile. Quando penso ai video, alle foto, anche alle sensazioni, mi vengono le pelle d'oca, perché è un momento, è una partita, su quella ho lavorato molto sul gol. Fermati un attimo, non lo so. Gol. Partiamo vedi il pallone che arriva a Rafa, va sul fondo, cosa pensi? Mi butto dentro per prenderlo? Prima era il calcio d'angolo, sul calcio d'angolo vado sempre davanti, certo, perché sono un difensore forte di testa, quindi quando ho visto che è arrivata la palla a Rafa, gli ho detto dai, ci provo e vediamo cosa succede. Quando è arrivata veramente la palla, non credo neanche io, quando l'ho buttato dentro non ho sentito niente, non ho visto niente, ho visto solo Rafa come mi abbracciava e come tutti della panchina sono venuti da me. Nell'angolo del campo mi hanno picchiati. No, ma è una sensazione incredibile, mi vengono pelle d'oca quando ci penso. Teo attento, Digi l'allargo di qua per Rafa la mette in mezzo, gol, Simic! Ma se pensi poi allo stadio che dice il tuo nome? Non l'ho sentito, perché io non credevo niente, io stavo guardando così, nello stadio erano 70.000 e non ho sentito niente, io ho solo pensato ai miei genitori. Li hai trovati in tribuna? Sei riuscito a vederli? No, però quando ho visto come... La reazione? Sì, la reazione. Ti è venuta una lacrima anche a te? Sì, anche a me. Dopo in macchina, quando mia mamma mi ha raccontata, ho iniziato a piangere tutto. Era molto... Emozioni, emozioni sì, tante forti. emozioni. As Giancarlo, I grew up in Wendlingen, a small town near Stuttgart, and Giancarlo and I crossed several times in elementary school and high school. We were together there. However, it wasn't until later that our friendship really blossomed. However, it wasn't until the COVID-19 pandemic when we started to train together. What started as a casual get-together at Phil's house resulted in training on a daily basis for 6 hours. And I remember one particular day when we had our leg day. We pushed through an intense, 4 or 5 hour workout where we repeated the same workout 4 times in a row without a pause. And then jokingly somebody said, or suggested cycling up the hill to the fortress of Hohenneuffen, and we nearly were able to walk. It seemed ludicrous at first, but then we asked ourselves, okay, is there any excuse not to do it? There wasn't, so we did it. This is maybe also the thing that connects us the most. We went through the same things in this point, and we learned the same invaluable lessons about dedication and perseverance. This is what makes Giancarlo special. That he just puts in the work and does more, works out harder. Yes, and throughout this training we developed a deep friendship. So it wasn't just about sports, but life in general and how to face challenges. Ci siamo spostati in palestra, che è un posto importante per te. So che hai una cultura del lavoro molto seria, nel senso che sei un ragazzo ma hai già la mentalità da professionista. Quindi ti chiedo, la crescita fisica, quanta sicurezza ti ha dato? Il fatto di vedere che comunque crescevi a livello praticamente di prima squadra, sei riuscito a tenere l'impatto benissimo quando hai passato con i grandi, quindi ti chiedo il tuo rapporto con il lavoro. Giusto, io cerco sempre ad arrivare 2 ore prima dell'inizio dell'allenamento di squadra. Dopo l'allenamento mi fermo ancora per 1 ora e mezzo, 2 ore.
per lavorare sulle mie robe, per migliorare, perché anche la Serie A è molto fisica, se giochi contro Olivier Giroud non è la stessa cosa che come un giocatore della Primavera. Lui è grosso, quindi bisogna essere forte fisicamente, devi stare sul pezzo, devi lavorare fisicamente, però anche mentalmente devi essere sul pezzo. Anche qua in palestra, certo che lavoro per essere forte fisicamente, per poter spostare forse un Giroud, un Jovic. Ci sono tante partite ogni 3 giorni. Quindi giustamente il lavoro che mi dicevi svolto con allenatori diversi, perché tu hai avuto allenatori, dicevamo prima, Abate, e quindi è un tipo di personalità, comunque un ragazzo del Milan che poi è diventato giocatore del Milan. Hai avuto anche Mister Pioli, che invece è sicuramente più esperto, una carriera è differente perché Abate ovviamente è molto più giovane. Dimmi non tanto le differenze dei due, ma come ti sei trovato con tutti e due? No, con tutti e due ho un rapporto bellissimo. Con Abate, certo che ho passato più tempo con lui, l'anno scorso sono stato quasi sempre in primavera. Io ho quasi la stessa mentalità come lui, quando arrivo io, lui è già qua, sta lavorando, sta guardando il video dove possiamo migliorare. Lui è un grandissimo professionista e lo devo... Ti ha dato anche degli spunti, no? Immagino, ti ha ispirato un po'. Sì, io sempre cercavo a venire prima di lui, quando sono arrivato prima di lui l'ho detto: oh mister, dove sei? Perché sei in ritardo? Mi ha fatto crescere, mi ha fatto migliorare e sta sempre cercando. Anche se faccio una bellissima partita, mi dice però qua e qua c'era una situazione dove potevi migliorare, e questo che mi piace, questo che mi gasa, che mi fa anche venire prima, allenarmi sempre a livello massimo, cercare di sfruttare ogni occasione. Con Pioli anche lo stesso, un bellissimo rapporto, certo che lui ha più esperienza anche in Serie A, però anche lui sempre cercava di migliorarmi sui dettagli, e quando è arrivato il mio momento mi ha buttato dentro, mi ha dato la fiducia, e questo non dimenticherò mai nella mia vita, e sarò sempre grato anche a lui, come a Abate. Sono parole bellissime quelle che dici parlando degli allenatori, però penso che altrettanto puoi dire di alcuni compagni. Mi spiegavi prima il rapporto con i Primavera, ovviamente ragazzi della tua età, è molto più da amici. Raccontami un po' questo e poi soprattutto come hai trovato lo spogliatoio della prima squadra. No, in Primavera sono amico con tutti, mi trovo bene con tutti, qualche volta usciamo tutti assieme, ci divertiamo, andiamo a mangiare qualcosa assieme. Non ci sono mai problemi. In prima squadra anche lo stesso, io soprattutto mi trovo bene con Malik Thiaw perché è tedesco, io parlo tanto con lui. Simon Kjær è il mio mentore perché è il mio ruolo e lui cerca sempre a migliorarmi perché lui ha esperienza durante il gioco, e quando vede una situazione dove forse potevo fare meglio, viene da me e mi dice la sua opinione. E soprattutto con Luka Jovic, lui è serbo, gioca per la nazionale maggiore, ha delle qualità incredibili, anche come uomo cerca sempre a migliorarmi, ad aiutarmi. Simo, che era più nel mio ruolo, però lui, Jovic, mi vede più come un piccolo fratello, certo. Sono molto grato anche a lui. Di solito Homegrown ospita ragazzi che sono cresciuti qui. Abbiamo fatto un'eccezione con te perché ci piaceva raccontare la tua storia. Venendo da un mondo comunque lontano come può essere Stoccarda rispetto a Milano, avendo visto il Milan come un sogno che poi si è realizzato, cosa senti di dire ai ragazzi non italiani, non che stanno crescendo qui, ma ai tanti ragazzi in Europa, nel mondo, che sognano di giocare al Milan? Tu che ce l'hai fatta, che sei arrivato qui, raccontami un po' cos'è stato il Milan per te e cosa ti piacerebbe trasmettere a chi sogna di venire al Milan come eri tu. Il Milan per me è un misterio, perché ogni giorno quando arrivo qua a Milanello vedo il logo del Milan, chiedo a mia mamma: oh mamma, ma è vero che gioco al Milan? Quindi sembra tutto surreale. Ai ragazzi giovani dico solo di avere pazienza, lavorare duro, lavorare di più degli altri e essere
mettere tutto il focus sul calcio e non perdere la testa. Certo che ci sono anche tante cose dove posso migliorare io, però se guardo dove sono arrivato posso dire che sono molto orgoglioso sul mio percorso.